tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate in questo nuovo video. Oggi, come già vi ho anticipato la settimana scorsa, andremo a realizzare la pochette chiara. Andremo ad utilizzare il cordino tie e un uncinetto da 4 mm. La borsa è formata da 3 pannelli in totale e vi dirò le misure durante il video. Quindi prepariamo tutto l'occorrente e iniziamo subito. Per la pochette io ho già realizzato i miei 2 pannelli a punto spiga che vi ho mostrato nel video precedente e per realizzarli abbiamo utilizzato del cordino tie che potete trovare sul sito www.unfilodipassione.it ed un uncinetto da 4 mm. Per entrambi i pannelli ho montato un totale di 32 catenelle. Per il pannello più piccolo ho fatto un totale di 25 giri che misurano circa 16 cm, mentre per il pannello più lungo, che poi è quello che va a ricoprire la parte di dietro più la patella davanti, ho realizzato un totale di 43 giri e hanno una lunghezza di circa 27 cm. Adesso dobbiamo andare a realizzare i laterali e la base della nostra borsa. Per farlo quindi dobbiamo prendere la misura in centimetri della base più la misura in centimetri del laterale moltiplicata per 2, quindi metro alla mano e andiamo a misurare. Come abbiamo detto, il laterale misura 16 cm, moltiplicato per 2 sono 32 cm e la base misura 24 cm, quindi abbiamo un totale di 56 cm. Gli daremo una profondità di circa 6 cm e vediamo adesso come fare. Per realizzare il nostro fondo e laterali della pochette avviamo un nodino scorsoio e 10 catenelle. 1, 2, 3 e 10. A questo punto andiamo a contare 3 catenelle, 1, 2 e 3, carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a realizzare una maglia alta in ciascun punto, per un totale, comprese le 3 catenelle iniziali, di 9 maglie alte. Realizzate le nostre 9 maglie alte, passiamo al giro numero 2, facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giriamo la lavorazione, carichiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda maglia alta del giro precedente e anche in questo giro andiamo a realizzare una maglia alta in ciascun punto, per un totale sempre di 9 maglie alte. Continuiamo in questo modo realizzando una maglia alta in ciascun punto per un totale di 41 giri che corrispondono all'incirca, almeno con la mia tensione del filo e con la mia mano, a circa 56 cm. Voi ovviamente poi andate a misurare, questo va tutto in base alla vostra mano. Ho terminato anche il pannello laterale e il fondo, che come vedete è tutto un pezzo, e adesso lo andiamo ad applicare alla nostra borsa. Prima di unire assieme però tutti i pezzi vado a prendere un foglio di feltro che mi servirà per foderare la borsa e per dargli anche un po' di rigidità. Quindi andiamo a prendere il nostro foglio di feltro, appoggiamo su un pannello e andiamo a tracciarne il contorno. Uno, e andiamo a fare la stessa cosa anche con il pannello più piccolo. Lo adagiamo sul nostro feltro e ne andiamo a tracciare il perimetro. Non importa se sarà un pochino più piccolo, perché poi andrà foderato. Una volta tagliati entrambi i pezzi, li proviamo sul nostro pannello. Qui devo andare a tagliare ancora qualcosina
mentre il piccolo è perfetto. Quindi vado a rifilare un po' il pannello più grande e direi che ci siamo. A questo punto vado a togliere i pannelli fatti ad uncinetto e vado a rivestire entrambi i pannelli di feltro con la fodera. Prendo la mia fodera, l'adagio con la parte del rovescio rivolta verso di me e vado ad applicare qui i due pannelli. Vado a tracciare la sagoma come abbiamo fatto prima. Sia di uno che dell'altro. In questo modo. E li vado a ritagliare lasciando circa 1 centimetro dai bordi, quindi 1 centimetro da qui su tutti i lati, perché poi lo andremo a cucire, tra virgolette, sopra il nostro pannello di feltro e per farlo possiamo utilizzare della colla per la stoffa oppure una macchina da cucire o, perché no, anche un nastro saldastrappi. Io utilizzerò il nastro saldastrappi perché non ho né la colla per la stoffa e purtroppo la mia macchina da cucire non ce la fa a cucire questo spessore del feltro. Una volta tagliati tutti e due i pannelli, adagio il feltro su ciascuno in questo modo e con le forbici qui sui bordi vado a fare dei taglietti. Su tutti e quattro i lati e ovviamente su tutti e due i pannelli, in modo che quando andremo a cucire, ve lo faccio vedere di qua, possiamo cucire in questo modo. Quindi io passo alla cucitura di entrambi i pezzi, ma intanto voglio farvi vedere per quanto riguarda la fascia dei laterali e del fondo. Prendiamo sempre un altro pezzo di feltro, adagiamo la nostra fascia e anche qui andiamo a tracciare i contorni. Una volta tracciato il contorno del nostro fondo e dei laterali, questa volta andiamo a prendere una misura di 15 cm, anche se il nostro laterale, come abbiamo detto, è di 16 cm. E tracciamo una linea. Stessa cosa andiamo a fare dall'altro lato e andiamo a prendere una misura sempre di 15 cm e anche qui andiamo a tracciare la nostra linea. E questi saranno i due laterali. Mentre per quanto riguarda la parte centrale, anche qui andiamo a togliere 1 centimetro e 1 centimetro lo togliamo anche dall'altro lato. E ne ricaveremo 3 pezzi. Questa sarà la parte del fondo, mentre i due saranno i laterali. Una volta ricavati fondo e due laterali, andiamo a fare lo stesso procedimento che abbiamo visto per i pannelli anteriori e posteriori. Abbiamo fatto in questa maniera in modo che, vedete, quando li adagiamo sulla nostra linea, abbiamo questo spazietto che ci permette di piegare poi la nostra borsa. E quindi quando andiamo a foderare andremo a fare 3 fodere, 2 per i laterali e una per il centro. E una volta cucita la stoffa sul nostro feltro, ecco come si presentano tutti i nostri pannelli. Vedete qui la parte posteriore? E io ho utilizzato appunto per la cucitura un nastro saldastrappi. E adesso non ci resta che applicare i bottoni sulle nostre sagome all'uncinetto. Io adesso vi farò vedere come applicare questa targhettina con la scritta handmade sulla patella posteriore e anteriore della nostra borsa.
Posizioniamo la scritta in basso al centro della nostra patella, con la parte del dritto rivolta verso di noi. Nel lato interno andiamo a far fuoriuscire le alette e andiamo a mettere questo ponticello e con l'aiuto di una pinza andiamo a stringere tutte quante le alette e andiamo a fare la stessa cosa per quanto riguarda il bottone della parte anteriore. Con l'aiuto dei marcapunti ho approssimativamente assemblato la borsa per far passare la catena e la faccio passare in questo modo dall'esterno della patella superiore fino a dove ho messo il marcapunti, contando 2 maglie di distanza. Per comodità ho tolto il marcapunti e adesso vado a far passare la catena attraverso il foro della maglia e vado ad aiutarmi con un uncinetto. In questo modo, vedete, aggancio la maglia della catena e la porto fuori da un lato e poi mi sposto dall'altro lato, sempre con un capo della catena in mano, tolgo i marcapunti e sempre a distanza di 2 maglie vado a far passare la catena all'interno della maglia in questo modo e la faccio riuscire dal lato opposto, quindi proprio dove c'è il secondo marcapunti. E a questo punto possiamo andare ad unire le 2 estremità della nostra catena, aiutandoci sempre con un paio di pinze. Se notiamo che la catena è troppo lunga, possiamo sempre accorciarla togliendo qualche maglia. Adesso non ci resta che cucire il tutto sulla nostra borsa e quindi per farlo possiamo aiutarci o con la macchina per cucire oppure con il semplice ago e filo cucendo a mano. Andiamo quindi a posizionare la nostra fodera sulla parte del rovescio delle patelle. Io andrò a cucire a mano utilizzando un filo di nylon e un semplice ago. In alternativa alla cucitura a mano possiamo utilizzare una macchina per cucire o della colla per la stoffa e in questo passaggio vi sconsiglio la cucitura con il nastro saldastrappi. Con la cucitura a mano, come vedete, non vado a prendere anche la parte esterna della parte all'uncinetto, ma vado ad agganciare con l'ago i punti interni in modo che sull'esterno venga un lavoro pulito. Io continuo e ci vediamo alla fine della cucitura. Ho già cucito la fodera sul lato lungo e anche sul lato corto, ma prima di cucire la fodera, qui sulla parte avanti, esattamente al centro, ho applicato il bottone a calamita. Quindi ho attaccato prima il bottone, dopodiché ho cucito la fodera in modo da non far vedere nulla sulla parte interna. Mentre per quanto riguarda il lato lungo, ho attaccato l'altra parte del bottone qui appena l'inizio della fodera, in modo tale da non far vedere nulla sul lato dell'uncinetto. Sto finendo di completare la cucitura dei pannelli per quanto riguarda la base e i laterali. Termino la mia cucitura e ci vediamo dopo per montare finalmente tutti quanti i pezzi. Con il cordino inoltre ho realizzato questa passamaneria sempre a punto spiga e ho avviato 32 catenelle, ho fatto il primo giro di maglie basse, il secondo a punto spiga e il terzo di maglie basse, che andremo poi ad applicare qui sulla parte superiore della nostra borsa. E adesso non ci resta che cucire tutti quanti i pezzi. E per farlo andremo ad utilizzare sempre il cordino tie e l'uncinetto da 4 mm. Partirò dalla cucitura della patella anteriore, questo è il dritto, e vado a prendere il laterale con il fondo. Lo posiziono in questo modo, apro il tutto e comincerò la cucitura da questo lato. Quindi sovrappongo i pezzi l'uno sull'altro, prendo il mio cordino, faccio un nodino scorsoio e con l'uncinetto entro qui nell'angolo di entrambi i pannelli. Aggancio il mio nodino scorsoio, poi non preoccupatevi per i fili perché li andremo a nascondere successivamente. Aggancio il filo e lo porto fuori. Faccio una catenella di sicurezza,
e a questo punto vado a cucire i punti così come si presentano e vado a fare una maglia bassa in ciascun punto. Una volta cucito tutto il laterale, andiamo a proseguire la lavorazione andando a cucire anche il fondo e l'altro laterale, ovviamente senza andare a tagliare il filo. Io continuo e ci vediamo alla fine della cucitura del secondo laterale. Ho terminato la cucitura anche del secondo laterale e come vedete la nostra pocettina sta iniziando a prendere forma. Adesso facciamo una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo. Lo lasciamo un po' più lungo, tanto poi andrà nascosto successivamente. Sfiliamo il lavoro, giriamo la nostra pochette e andiamo a cucire anche la patella posteriore. Io qui adesso andrò a piazzare 2 marcapunti in modo da farla reggere ferma. Ho posizionato quindi i miei 2 marcapunti e inizio la cucitura qui dal lato e continuo per tutto il perimetro fino ad arrivare al secondo laterale e vado a fare ovviamente la stessa cosa che ho fatto per quanto riguarda la patella anteriore. Io continuo e ci vediamo alla fine. Terminata anche la cucitura del secondo laterale e della patella posteriore, come vedete non ho ancora tagliato il filo perché andrò a fare un giro di rifinitura qui sulla parte superiore dei laterali e della patella anteriore. Faccio una catenella e continuo la mia lavorazione con una maglia bassa in ciascun punto qui sulla parte superiore della borsa. Come vedete nel frattempo durante la cucitura ho nascosto anche tutti i fili. Io continuo e ci vediamo dall'altro lato della borsa. Terminata la bordura anche sul secondo lato, continuo a lavorare anche sulla parte superiore. Sposto leggermente la catena e continuo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto. Qui però nel frattempo appoggio anche la mia guarnizione e al momento la vado a fissare con un marcapunti. Fissata anche la guarnizione, continuo a realizzare le mie maglie basse, una maglia bassa in ciascun punto, fino ad arrivare ovviamente qui alla passamaneria. Sono arrivata al marcapunti, quindi alla passamaneria, vado a togliere il marcapunti e continuo la mia cucitura agganciando anche il bordino interno. Qui sull'angolo vado a fare 2 maglie basse.
continuo in questo modo fino ad arrivare qui alla catena successiva. Sono arrivata dall'altro lato, quindi sulla seconda catenella. Come vedete qui ho cucito anche la parte superiore e vado a fare l'ultimo punto. Come abbiamo fatto prima, spostiamo un pochino la catena e andiamo a fare gli ultimi punti. E chiudiamo il tutto con una maglia bassissima qui sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto all'inizio. Facciamo una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il filo. E adesso non ci resta che cucire questo bordino e lo andremo a fare come abbiamo fatto con la fodera, quindi utilizzando un ago normale e del filo classico in nylon. Ed eccola qui la nostra borsa finalmente completata. Fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, supportate questo video lasciando un bel like e se non lo avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi altri progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovissimo tutorial. Ciao!